Questa serie di video funge da approfondimento narrativo, filosofico ed introspettivo di Final Fantasy IX. Questo videogioco ha ricevuto l'amore che merita soltanto da qualche anno a questa parte, nonostante una calda accoglienza da parte della critica fin da subito. Purtroppo, molti hanno difficoltà nel superare lo scoglio iniziale della grafica cartunesca, del mondo colorato e dei toni scanzonati. Il mio scopo non sarà quello di farvi cambiare idea riguardo al gioco, al personaggio o l'argomento in questione, ma mi limiterò soltanto a darvi la mia visione delle cose di un gioco che amo con tutto il cuore. Io sono Steve e oggi tratteremo della bellissima principessa Garnet Teal Alexandros XVII. Garnet, il cui vero nome di battesimo è Sara, nasce nel 1784, nonostante la data precisa sia ignota. Nelle guide e nelle varie wiki viene riportata la data della vera principessa Garnet e non la sua, ma andiamo con ordine. La bambina nasce nel villaggio degli invocatori, Madain Sari, e come ciascun abitante è provvista di un corno sulla fronte che questa tribù utilizza per comunicare in modo diretto con gli Eidolon, potenti spiriti dell'invocazione. All'età di 6 anni è costretta a fuggire insieme alla madre Jane durante l'attacco di una misteriosa calamità. Dopo una disperata fuga in mare, grazie ad un'imbarcazione di fortuna, raggiungono a fatica le spiagge del regno di Alexandria. Purtroppo la bambina è l'unica superstite, ma il fatto vuole che il dottor Totto la salvi appena in tempo. Il fatto più curioso è che la piccola Sara somigliava incredibilmente alla principessa Garnet di Alexandria, deceduta di recente. Il re e la regina crescono questa nuova bambina come Garnet, rimuovendole il corno e approfittando della sua amnesia dovuta allo shock della fuga e della perdita dei suoi veri genitori. Passano gli anni e Garnet non rimembra alcunché del suo passato e sotto le cure dei suoi genitori e del tutore Totto cresce come una vera principessa, elegante ed istruita. Un anno prima degli eventi di Final Fantasy IX, la ragazza, ormai quindicenne, avverte qualcosa che non va riguardo sua madre Bran. Dopo la morte del marito, infatti, incontra loschi individui, parla spesso di guerre e conflitti e solleva indirettamente Totto dal suo incarico, che si rifugia a Toleno intuendo che la regina stesse agendo in modo insolito e pericoloso. La stessa Garnet tenta di fare qualcosa e la soluzione più ovvia sembra essere un consulto con Sid IX Fabul, reggente dell'alleata Limblum e amico della famiglia reale di Alexandria. Purtroppo la ragazza è costretta a stare tra le mura del castello, imprigionata dal suo rango e dalla sua debolezza. L'anno dopo si presenta l'occasione ideale. Sid, all'insaputa della principessa, chiede ai Tantarus di rapire la giovane per salvarla da una Bran sempre più pericolosa e bramosa di potere e territori. Compresa la situazione, Garnet si fa rapire spontaneamente, dando via ad una fuga a dir poco rocambolesca, che coinvolge involontariamente anche il cavaliere che ha il compito di proteggerla, Adalberto Steiner. La regina ha come obiettivo l'ottenimento di 4 gioielli ancestrali dotati di poteri immensi, ed uno di loro è proprio quello che la principessa porta al collo. Ordina quindi la caccia nei suoi confronti e ai 3 monili mancanti. La sete di conoscenza e di esperienza di Garnet viene soddisfatta dal viaggio che lei ed il resto del gruppo sono costretti a compiere per sfuggire alle grinfie di Bran e dei suoi pericolosi tirapiedi, ma sia Jidan, il suo rapitore, sia Steiner sono oltremodo protettivi nei suoi confronti ed anche fuori dalle mura del suo castello si sente in parte ancora prigioniera. Al superamento della grotta di ghiaccio, Garnet decide di cambiare nome in Daga e di utilizzare un diverso modo di parlare per essere meno riconoscibile nei luoghi in cui il gruppo farà tappa in seguito. Nonostante la fama, infatti, la principessa non usciva mai dal castello e pochissimi ne conoscono l'aspetto, per cui la copertura avrebbe retto. Il nome Daga, preso dall'arma di Jidan, è anche lo pseudonimo che lei utilizza per sentirsi libera, svincolata dalle catene della famiglia reale e felice di poter realizzare il suo desiderio di scoperta che in 16 anni non ha mai potuto appagare. A Dali, però, questa gioia fa posto all'orrore, l'orrore della consapevolezza che sua madre stava davvero cambiando. Insieme a Jidan e Vivi trova una fabbrica in cui vengono creati pupazzi,
utilizzati come soldati proprio da sua madre, e la prova inequivocabile è nello stemma reale presente nei barili, caricati sul cargo ship che, non a caso, è diretto ad Alexandria. Una serie di eventi porta a fatica lei ed il gruppo all'Imblum, in cui riesce a ottenere udienza presso Sid. L'improvvisa morte di un messaggero dell'altro regno, quello di Burmesia, giunto moribondo a corte, è però un'aperta dichiarazione di guerra da parte di Bran a tutti i regni vicini, e Garnet, in parte preoccupata, in parte ingenua ed impaziente, mette del sonnifero nel cibo di tutti i presenti, eccetto Steiner, per poter sistemare le cose da sola. Il suo obiettivo è tornare ad Alexandria, sicura di poter convincere la madre a fermare questa imminente guerra e, al contrario di ciò che pensano gli altri, di poter essere d'aiuto. Il piano fallisce e la ragazza viene privata dei propri poteri latenti dai giullari di corte Son e Zon, con la collaborazione del misterioso mercante della morte, Kuja, colui che fornisce a Bran i mezzi bellici. Poco dopo, Bran marcia su Burmesia e Cleira, uccidendo ogni abitante e sfruttando il potere degli Eidolon appena ottenuto per causare danni catastrofici. Gidan e compagni riescono a sventare l'esecuzione di una Garnet ormai vuota e priva di potere, e di conseguenza di utilità per la madre. Quest'ultima non si ferma e tramite Atomos mette in ginocchio anche l'Imblum. Cercando di riacquisire lentamente i poteri dell'invocazione tramite gemme, Garnet esprime il desiderio di dare la caccia a sua madre, le cui mire espansionistiche la portano a causare distruzione anche nel continente esterno. Durante la visita a Conde Petit, la principessa si sposa formalmente con Gidan, al solo scopo di ottenere accesso ai sentieri successivi, dimostrando una grande determinazione ed una sincera voglia di fermare i deliri della madre. Giunta prima al villaggio dei Maghi Neri e poi alla vicina Madain Sari, dove il gruppo fa la conoscenza dell'unica altra sciamana ancora in vita, Eiko, Gidan si confida con lei per la prima volta, dimostrando quanto a dispetto delle apparenze il legame tra i due è stato un continuo evolversi, e ciò culmina proprio nel villaggio degli sciamani, in cui vanno vicini a dichiarare con parole e gesti i sentimenti che provano l'un l'altro. Ma, proprio in quel momento, Garnet comincia a ricordare sprazzi del suo passato, ed in particolare della fuga da quel luogo, con un dettaglio che le era sempre sfuggito. Non fu un tifone o una catastrofe a spazzare via il villaggio, ma un grosso occhio fluttuante nel cielo, nascosto da nuvole vermiglie. In un primo momento lo shock le fa perdere conoscenza, ma poi riesce ad assimilare il tutto e a proseguire nella sua missione con la stessa foga di prima, se non maggiore. Raggiunta Bran vicino all'albero di Ifa, Garnet assiste inerme alla morte della donna, vittima del piano di Kuja e dell'inesorabile furia di un Bahamut controllato appunto da un familiare occhio che si staglia nel cielo. Pochi istanti dopo, lei è china sul corpo della madre che, esalando gli ultimi respiri, torna in sé e si scusa per il male che ha causato, parlando alla figlia in maniera sincera e spontanea, per la prima volta dopo tanto tempo. La mano della regina, che stringe quella di Garnet, si lascia andare, e Bran termina la sua esistenza, lasciando la figlia orfana di due madri. Unica erede al trono, ella diventa la nuova reggente di Alexandria e per via del suo nuovo compito deve separarsi da Gidan, il quale soffre e, come lei, non riesce a palesare totalmente i suoi veri sentimenti, con parole che entrambi sanno di doversi dire ma che restano soffocate e nascoste. Eiko e Garnet si dividono i gioielli ancestrali come segno di amicizia, ignare di quale sia il loro vero potere. Purtroppo, durante la notte dei festeggiamenti per la nuova regina ed il funerale della precedente, Kuja attacca e Bahamut semina caos e morte nella città dormiente di Alexandria. Il resto del gruppo, che aveva lasciato la città, fa immediatamente marcia indietro e soltanto grazie ad Eiko e ai 4 gioielli finalmente riuniti viene evocato dalle 2 sciamane un antico Eidolon chiamato Alexander. La potenza di questa invocazione è tale da annichilire Bahamut e Kuja, affascinato da un più potente strumento di morte, cerca di farlo suo, ma stavolta Garland, che controlla dall'alto l'occhio, ovvero l'Invincible, decide di distruggere Eidolon e città in un unico e devastante attacco.
Jidan salva Garnet all'ultimo istante ed il gruppo riesce a sfuggire alla morte, ma al rientro all'Imblum la neoregina perde la parola per lo shock subito e rimarrà muta per i successivi 9 giorni. La visita della tomba della madre, vedere Alexandria rimettersi lentamente in piedi ed il supporto di Jidan e di tutti gli altri le permettono di guarire da questa condizione e, con il coltello che in passato le fece prendere un'importante decisione, si taglia i capelli, quasi a voler troncare con la vecchia se stessa, raggiungendo un nuovo livello di maturità e consapevolezza dei suoi mezzi. Garnet, ormai sempre più spesso chiamata Daga, rinasce come personaggio ed il suo sorriso radioso rischiara le nubi che attanagliavano il suo cuore. La caccia al vero colpevole, Kuja, prosegue sul pianeta Terra ed è qui che Jidan scopre le sue origini ed il suo scopo, andando incontro ad un baratro di sofferenza e solitudine. È Garnet l'unica a riuscire a fare breccia nel suo cuore oscurato, fornendo stavolta a lei il supporto che per tutto questo tempo aveva spesso ricevuto e, secondo lei, mai ripagato. Con la sconfitta di Garland, Kuja e Necron, il suo ruolo da regina verrà nuovamente ricoperto e stavolta in via ufficiale, ma con nessuno al proprio fianco, visto che Jidan era dato per disperso ed alcuni lo ritenevano persino morto. Nonostante la tristezza e la sofferenza, Garnet si dimostra forte e capace di andare avanti, ma il destino ha in serbo per lei un'altra sorpresa, stavolta positiva. Durante la nuova recita di Sarò il tuo passerotto, interpretata dai Tantarus, Jidan fa il suo ritorno e, presa dall'emozione, getta via gioiello e corona per andare ad abbracciare il suo amato e non lasciarlo andare mai più. Garnet, come dimostrano le vicende di Final Fantasy IX, è la vera protagonista della prima metà di gioco. Lei è centrale nel rapimento, nella caccia di Bran e nella ricerca di potere da parte di Kuja, ed ha anche uno dei migliori archi narrativi dell'intera opera. Lei inizia come una ragazza sveglia, regale, ma anche curiosa di conoscere il mondo al di fuori del castello. Questo suo desiderio, quasi infantile, la porta spesso ad agire impulsivamente e a sbagliare, ma anche a capire l'errore e a scontrarsi con una realtà che la fa maturare, rendendola più sicura di sé, più onesta nei sentimenti e più determinata. Da principessa ingenua a regina forte, Garnet è quasi lo specchio di Jidan, con i due che spesso percorrono cammini diversi, ma crescono in egual misura, e la loro storia d'amore è la mia preferita in assoluto. Lenta, spesso fatta di fraintendimenti e cose non dette, rimorso, consapevolezza ed infine sincerità. Il legame tra i due germoglia e cresce in maniera graduale e coerente e non ha paura di prendersi i suoi tempi, e lo stesso si può dire dei singoli personaggi. Garnet è una perfetta eroina fantasy con sfaccettature spesso molto più complesse di quanto non si possa pensare. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace, un commento o condividetelo. Ci saranno sempre più contenuti di questo tipo e ricordate, il vostro supporto è sempre apprezzato.